Ciao a tutti e bentornati, io sono Manu, questo è Italy e oggi faccio un video che ho già fatto, ma questa volta lo faccio in italiano ed è il Language Tag, il video in cui vi parlo della mia esperienza personale con le lingue straniere, perché come sapete ne ho imparate alcune. Se avete già visto il video in inglese, questo sarà simile nel senso che darò le stesse risposte, ma ovviamente non sarà una traduzione alla lettera di quello che ho detto nel video in inglese perché non mi ricordo, ma le domande sono le stesse, quindi le risposte saranno più o meno le stesse. Cominciamo subito con la prima domanda. Qual è la mia madrelingua? Beh, questa è facilissima perché non ho dubbi, assolutamente è l'italiano. Sono nato in Italia da genitori italiani da generazioni e generazioni, possiamo andare indietro di secoli e secoli, sempre italiani. Sono cresciuto in Italia e quindi l'italiano è la mia lingua madre, ovviamente. Ma una cosa particolare è che faccio parte del piccolo gruppo di italiani, il 30% più o meno, che è cresciuto con l'italiano come lingua madre. Perché, una cosa che forse voi non sapete, il 70% degli italiani impara il dialetto come lingua madre o come prima lingua e poi eventualmente impara l'italiano andando a scuola, leggendo, studiando, eccetera, eccetera, con la televisione, eccetera. Ma io sono cresciuto con l'italiano e poi vi spiegherò anche il perché. Quindi l'italiano è 100% la mia madrelingua. What was your first language learning experience? La mia prima esperienza con le lingue straniere è stata orribile. Allora, la mia prima lingua, il mio primo impatto con una lingua straniera è stato con l'inglese alle scuole medie, quindi quando avevo 11 anni. In Italia facciamo le elementari per 5 anni e poi le scuole medie per 3 anni. Quindi alle scuole medie ho dovuto studiare l'inglese, non mi piaceva, non volevo impararlo e la mia insegnante, adesso che ci penso, non era forse molto brava, era un'italiana che probabilmente non parlava neanche molto inglese lei. Quindi, insomma, non ero molto interessato, non ero molto ispirato. Ma poi che cosa è successo? Una cosa importante. I miei genitori, che sono genitori fighissimi, molto molto cool, quando io avevo 13 anni, hanno mandato me e mia sorella, che ne aveva 16, ci hanno mandato negli Stati Uniti a visitare degli amici e a passare un mese così di vacanza. In questa vacanza cosa è successo? Che mia sorella che parlava italiano, no, mia sorella che parlava inglese, perché lo studiava a scuola, lei studiava turismo a scuola, quindi lei sapeva l'inglese, mia sorella ha fatto amici, comunicava, parlava e io, tredicenne, che parlavo solo italiano, ho passato un mese a giocare Nintendo nel seminterrato. Quindi non il massimo. Cosa è successo? Una volta tornato in Italia dovevo scegliere la scuola superiore, quindi che scuola fare come superiori. In Italia, a differenza del mondo anglosassone, quando abbiamo 14 anni e scegliamo la scuola superiore, scegliamo anche il tipo di scuola, come si fa con l'università. Quindi io a 14 anni ho scelto di essere linguista. E allora ho fatto questa scuola linguistica molto buona e poi ve ne parlerò di più. Comunque, perché? Perché dopo l'esperienza in America senza poter parlare con nessuno, avevo il desiderio di imparare l'inglese per poter comunicare con la gente, perché a me piaceva già prima fare amicizia e comunicare e scoprire altre culture. E quindi così ho fatto. Bene. What languages have you studied and why did you start them? Quindi quali lingue ho studiato? Dio, un casino di lingue. Dicevo, alle scuole superiori ho imparato l'inglese e il francese per 5 anni. Molto molto bene perché la scuola dove ho studiato era eccellente e i programmi di lingue erano veramente veramente validi. Quindi per questi anni per 5 anni ho studiato inglese e francese, ma in effetti abbiamo studiato l'inglese e il francese soltanto per 2 anni per imparare la lingua. Il resto degli anni della scuola abbiamo discusso, in pratica i nostri esami erano discussioni in francese o in inglese di letteratura, storia, filosofia, poesia, quindi erano discussioni intellettuali fatte in inglese o in francese ed è per questo che il mio livello di francese e di inglese alla fine delle scuole superiori era molto 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 alto. Poi
Al terzo anno di superiori, quindi con ancora 3 anni davanti, dovevamo scegliere una terza lingua e io ho scelto lo spagnolo. Stessa cosa, un anno per impararlo e poi altri 2 anni parlando di letteratura, storia, eccetera, eccetera. Quindi sempre in maniera intellettuale, un po' come si fa in Italia. E la nostra scuola è molto intellettuale, è molto, come dire, molto teorica, ma anche molto intellettuale, quindi stimolante da questo punto di vista. Uh, poi, quindi, poi sono andato all'università. Ok, all'università ho fatto l'università a Trieste, una scuola che si chiama Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, che è una scuola appunto per traduttori e per interpreti. C'era un esame d'ammissione che io ho passato con l'inglese e quindi l'inglese doveva essere la mia lingua principale per i 5 anni della laurea. Dovevo scegliere una seconda lingua. Allora, la verità è che il francese non mi era mai piaciuto. Non vi preoccupate, adesso mi piace, ma parliamo di 25 anni fa, no, quanti? 20 anni fa. Ero piccolo e stupido, ok? Quindi non mi piaceva il francese, lo trovavo difficile da pronunciare, non mi era simpatico. Quindi assolutamente non volevo studiare il francese all'università. Lo spagnolo, sì, avrei potuto fare spagnolo, ma già lo sapevo, mi consideravo già abbastanza fluent in spagnolo. Quindi non volevo studiare spagnolo per 5 anni, volevo fare qualcosa di nuovo. E allora mi ricordo che il primo mese di università sono andato alla prima lezione o alle prime lezioni di tutte le lingue che c'erano disponibili. All'epoca non c'era il giapponese e quindi ho fatto lezioni di tedesco, di cinese, di russo, olandese, portoghese, tutte praticamente. E ho cominciato a studiare l'olandese, che mi piaceva molto, mi sembrava una lingua molto simpatica. Però poi, dopo un mese di lezione, ho capito che forse non volevo rimanere in quel corso perché la nostra professoressa era un po' matta. Ed era così, un paio di volte si è messa a gridare, a tirare i libri, si arrabbiava. Ho detto meglio di no. Passiamo a un'altra lingua perché l'olandese potrebbe essere un incubo per i prossimi 5 anni. Che cosa ho fatto allora? Sono andato alla lezione di portoghese. Io personalmente non avevo mai sentito il portoghese. A me non piace il calcio e quindi, a differenza di altri italiani che hanno sentito il portoghese da calciatori portoghesi o brasiliani, io non l'avevo mai sentito. Entro in questa lezione e esce questo Mino piccolino che comincia a parlare questa lingua stranissima. Non riuscivo a capire che cos'era. Sapevo che era il portoghese e quindi era una lingua latina come l'italiano e lo spagnolo, ma strana. Sembrava tipo arabo, ma pronunciato con un accento russo. L'ho trovata così affascinante che ho deciso di studiarla e per fortuna sono contento di averlo fatto perché amo il portoghese adesso. Praticamente la mia scelta di fare il portoghese è stata una scelta basata sulla pigrizia, perché io che ho pensato a 20 anni, giovane e stupido, ho pensato questa lingua è facile, sarà facile impararla perché è simile all'italiano e allo spagnolo perché è una lingua latina. Quindi non ci vorrà molto ad impararla, ma ha sicuramente il fattore figo, il fattore cool. Perché? Pochissimi stranieri parlano il portoghese perché la maggior parte della gente sceglie di imparare lo spagnolo e non il portoghese. E quindi sarei uno dei pochi italiani o persone nel mondo che parla portoghese ed è particolare, no? E in più, siccome una lingua, il portoghese del Portogallo, è molto difficile da capire, quindi anche conoscendo lo spagnolo o l'italiano e si ascolta il portoghese del Portogallo, è veramente difficile capire che cosa stanno dicendo. E allora io ho pensato, la imparo velocemente e la gente penserà che io sono un genio perché so parlare questa lingua così difficile, che in effetti non è difficile. Cos'altro? Quali altre lingue? Allora, quando studiavo a Melbourne University, ho fatto catalano, non mi ricordo assolutamente niente del catalano. Recentemente quest'anno ho studiato Auslan, che è la lingua dei segni australiana,
ho fatto soltanto un trimestre e sto aspettando di proseguire, di imparare un po' di più della lingua dei segni. Non l'ho mai usata. Che altro? Indonesiano. Ho imparato un po' di indonesiano prima di andare in Indonesia. Giapponese, prima di andare in Giappone. Insomma, di lingue ne ho fatte abbastanza, ma non tutte bene, anzi, quelle fatte bene sono soltanto l'inglese, il portoghese e lo spagnolo. Il francese, ci sto lavorando adesso, perché finite le superiori non ho mai più parlato francese, quindi sono 20 anni che non uso il francese. How does your personality affect how you learn languages? Allora, quindi in che modo la mia personalità influisce nel modo, ho detto il modo 2 volte, nel modo in cui imparo le lingue? Come ho detto nel video in inglese, da una parte la mia personalità aiuta moltissimo perché a me piace conoscere la gente. Sono estroverso, mi piace parlare con tutti, mi piace sapere la storia di tutti e quindi la mia voglia, il mio desiderio di parlare con gente di altre culture sicuramente mi aiuta e mi dà la motivazione per migliorare le mie lingue, per cominciare una lingua nuova e quindi studiarla fino al punto in cui posso usarla. Quindi da una parte molto bene. Dall'altra parte sono un perfezionista, forse come molti di voi, e quindi anch'io ho il problema di voler aspettare fino a quando sono perfetto con questa lingua prima di poterla usare. Ovviamente questo non funziona perché non possiamo aspettare di essere perfetti con una lingua prima di parlarla, perché se aspettiamo non diventiamo mai perfetti e quindi è un po' è una trappola. Però, okay, do you prefer learning languages in a class or classroom or individually? Se preferisco imparare le lingue in classe o da solo. Allora, personalmente io preferisco impararle da solo, ma sicuramente c'è merito nell'impararle in un contesto di classe. Io ho imparato l'inglese, il francese, lo spagnolo e il portoghese, li ho imparati sostanzialmente in classe, a scuola o all'università, quindi c'è merito. Il problema che io trovo con la classe, soprattutto adesso che sono un linguista con più esperienza, è che la velocità, l'andamento di una classe è lento. Perché? Perché in una classe dobbiamo soddisfare il peggiore degli studenti e quindi il livello della classe è abbassato al livello degli studenti meno bravi. È così che funziona, purtroppo. E quindi io sono un po' impaziente, a me piace fare le cose velocemente. Se voglio imparare una cosa, la voglio imparare velocemente e quindi adesso tutte le lingue le studio da solo, sto ristudiando il francese, poi vi parlerò delle altre lingue, però da solo perché scelgo la velocità, scelgo i materiali, scelgo quando lavorare su questi materiali e posso muovermi alla mia velocità senza dover aspettare altri. Quindi sicuramente adesso, da linguista più esperto e con 41 anni, preferisco sicuramente imparare da solo. What are your favorite language learning materials? Quali sono i miei materiali preferiti per imparare le lingue? Dipende dalla lingua, ma sicuramente preferisco per le lingue che già so, quindi per lingue che sto perfezionando o che voglio mantenere, sicuramente i podcast e i canali YouTube sono le mie risorse preferite, non podcast e canali di lingua. Quindi non parlo di canali dove insegnano il francese, dove insegnano lo spagnolo, assolutamente no. Parlo di canali o podcast in spagnolo, in portoghese o in francese fatti per spagnoli, per persone che parlano spagnolo, eccetera. Quindi materiali normali che parlano di cose che mi interessano, quindi nel mio caso di business, di marketing, di alimentazione, di sport, fitness, le cose che piacciono a me ovviamente. Per lingue nuove mi piace avere accesso a programmi strutturati che mi forniscano, di solito in maniera video, preferisco il video, informazioni e vocabolario, tutto in un formato sequenziale logico. Non mi piacciono molto i libri, li trovo lenti, non c'è la parte auditiva, non si vede niente. I libri sono troppo stantii, un po' fossilizzati, quelli che si usano a scuola, all'università. No. Uso le grammatiche, ho libri di grammatica che guardo ogni tanto per ripassare un'idea o per chiarire un dubbio.
ma non passo molto tempo sui libri e non passo molto tempo sui libri di grammatica. Preferisco vedere video e accedere a corsi preparati. Per esempio, per il giapponese sono iscritto a un programma che si chiama Yes Japan o Japanese from Zero. È un programma strutturato in 5 livelli, 5 corsi, che ti insegna il giapponese che si usa quotidianamente ed è fantastico secondo me perché è fatto veramente bene. Per il francese sono iscritto in un programma che si chiama Learn French with Alexa, che la trovate anche su YouTube. E è lo stesso, quindi è un programma strutturato che affronta la grammatica e poi ti dà altre modalità di apprendimento per ampliare il vocabolario e l'ascolto, la comprensione, la pronuncia, eccetera, eccetera. Io lavoro bene così ed è così che io creo i miei corsi. È così. How much time do you spend actively learning per day, week? Quanto tempo passo al giorno per imparare le lingue? Dipende. Allora, se è una lingua nuova, dedico 1 ora al giorno, quindi 7 ore alla settimana, che sia seduto con il programma, quindi a studiare, ad ascoltare, a prendere appunti, a fare pratiche, esercizi, ripetere vocabolario, o che sia ascoltando un podcast o un video YouTube. Io uso podcast e video anche per le lingue che non conosco o per le quali sono molto molto principiante, perché comunque mi aiutano con la melodia e con il suono, quindi a riprodurre il suono della lingua che sto imparando. Quindi anche se io non capisco quasi niente, ascolto video in giapponese. Al momento sto lavorando con il giapponese, quindi giapponese sostanzialmente. Con le lingue che sto mantenendo, come per esempio il francese, il portoghese e lo spagnolo, un paio d'ore al giorno, un paio d'ore a settimana per queste lingue, quindi un paio d'ore per il francese, un paio d'ore per lo spagnolo e un paio d'ore per il portoghese, generalmente ascoltando podcast, guardando video, film, oppure chiacchierando con amici o persone con cui faccio scambio di lingua, oppure parlo da solo, parlo le lingue a me stesso. Quali sono i miei obiettivi per quanto riguarda le lingue? Allora, l'ho già detto, sto ripassando il francese perché per 20 anni non l'ho parlato e quindi mi trovo in una situazione strana perché conosco molto bene la grammatica, ho un vocabolario ok, ma il problema è che non ho mai parlato il francese con un francese e quindi sono in una situazione strana perché da una parte potrei parlare di letteratura e cose molto filosofiche, ma dall'altra non mi sono mai presentato. Non è proprio vero perché dall'altra volta che ho fatto il language tag in inglese ho parlato francese 3 volte con 3 persone della Francia, francesi, e quindi sto migliorando già la mia pronuncia e la mia capacità di esprimermi. Con il giapponese, questo è il mio obiettivo principale, è di studiare giapponese per i prossimi 6 mesi, 5, fino a quando andrò in Giappone a giugno e quindi vorrei imparare il più possibile in questi 5 mesi e poi continuare con il giapponese perché amo la cultura giapponese e la lingua giapponese. Vorrei essere in grado di parlare giapponese in maniera adeguata. So che impiegherò fra i 2 e i 4 anni per considerarmi fluent, ma ho il tempo, questa è la mia vita, questo è il mio stile di vita, io amo le lingue sono la mia passione, sono la mia professione e sono anche il mio hobby e quindi posso permettermi di passare 20 ore a settimana a studiare lingue o a perfezionare le lingue. Nel vostro caso potrebbe essere un po' diverso, ma non importa. So what is the next language you want to learn? Quindi qual è la prossima lingua? Ho già detto è il giapponese e vorrei continuare a studiare Auslan, la lingua dei segni australiana. Al momento non ho la possibilità perché il college qui dove abito io che insegna Auslan offre soltanto il livello principiante che ho già fatto e quindi dovrei andare a Brisbane e non ho tempo per andare a Brisbane tutte le settimane per continuare Auslan e quindi spero di fare amicizia con qualcuno che per il resto dopo il giapponese conto di fare il tedesco, ma parliamo del 2025 forse. Per finire, what advice can I give to new language learners? Che consigli darei? Ragazzi, studiate una lingua, qualunque essa sia, non importa se avete 10 ore a settimana o una, ma studiate una lingua e
Lo state già facendo con l'italiano, lo so, ma imparare una lingua ti cambia la vita, apre la mente, apre gli orizzonti, ti rende una persona molto più tollerante, molto più comprensiva, nel senso che una volta che impariamo la lingua di un popolo, questo popolo non è più questa cosa di estraneo che è diversa da noi. Una volta che noi possiamo comunicare, possiamo fare amicizia, possiamo imparare cose che altrimenti non potremmo imparare, e quindi il mio consiglio è: continuate a imparare l'italiano con me, e ci vediamo. Basta, questo è finito. Finito il tag, ok. Ci vediamo ci vediamo presto con altri video in italiano. A proposito, aspettatevi più video in italiano con i sottotitoli, perché adesso il team di Italy Made Easy è composto da 5 persone, e quindi insieme riusciamo a produrre più materiale con i sottotitoli. Ok? Vi saluto, è stato un piacere vedervi, ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao.